Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Oggi abbiamo qui una Royal Enfield, ma non c'entra niente. È solo per nascondere la scelta che abbiamo fatto. Sì, abbiamo scelto finalmente la sostituta della Tracer 7. Esatto. Adesso possiamo dire quali erano le candidate. Tra le tre che ho provato c'era ovviamente la Tracer 9, Husqvarna Norden e la Tiger 900 GT Pro. Quindi queste tre sono quelle che ho provato. Andiamo ai test ride. Bene, oggi partiamo con il primo test ride delle tre moto che andremo a provare per cercare la sostituta della Tracer 7, e quest'oggi proviamo lei, la Tiger 900, la versione GT Pro, che non so se si legge da qualche parte, c'è scritto solo 900, comunque si capisce che è la versione GT Pro e non la base, da questo signorino qui, cioè l'ammortizzatore dietro elettronico, mentre quelli davanti restano completamente regolabili, però manuali. Beh, adesso partiamo. Comunque la moto ha circa 108 cavalli, 109, non mi ricordo proprio precisamente, ma dovrebbe essere lì, 220 kg, 90 Nm, e vabbè, adesso andiamo, che tutte queste cose comunque le potete vedere su qualsiasi scheda tecnica che trovate online. Allora, il TFT è un po' lentino a accendersi, l'avevo già notato prima quando l'ho preso in mano per la prima volta, però mi piace un sacco questo TFT perché comunque è bello ampio, ma non è sbombardato di cose da leggere come altri. Molto semplice comunque come visualizzazione. Adesso spariamo alla Panda. Avete tutte le funzioni, però dovete andarvele a ricercare qui in mezzo. Ci sono i controlli di guida, il precarico, perché si può regolare anche rider più bagagli, rider più passeggero o solo rider. Questa moto comunque ha di base queste tre mappe: road, rain, sport, però ha anche la mappa off road, che in questo momento non mi fa selezionare perché io posso comunque cambiare mappa andando. Mi dice chiudere il gas per confermare, ok, e siamo passati alla sport. C'è anche la mappa off-road che disabilita l'ABS al posteriore, però per inserirla dobbiamo fermarci, non ce lo fa fare in marcia. Abbiamo visto che questa moto comunque è un concentrato di tecnologia, che si può collegare anche il telefono, c'ha il navigatore turn by turn integrato. Qui comunque nei blocchetti, se vedete, ha il cruise control. Qui ci sono le manopole riscaldate, qui c'è una curva, fari automatici anche, e qui sopra c'è sella riscaldata, c'è anche la sella passeggero riscaldata. Vedete, c'ha il tastino, sono due livelli, se schiaccia qua, qui compare la sella passeggero. La posizione di guida è bella rilassata, è comodissima, siete seduti, schiena dritta, le gambe sono piegate il giusto, non sono diciamo proprio con l'angolo della gamba a 90 gradi, l'angolo del ginocchio a 90 gradi, sono un pochino più piegate per quanto mi riguarda, niente di eccessivo, comunque è comoda. C'è un'impostazione forse leggermente sportiva, se si può dire, perché non siete proprio dritti al 100% con la schiena, siete proprio leggermente di qualche grado inclinati in avanti. Molto bene, cavalleria ne abbiamo. Comunque divertente questa cavalleria, 108-109 cavalli iniziano a essere belli, divertenti e aggressivi. I freni mi piacciono un sacco perché comunque qua davanti abbiamo le Brembo Stilema come pinze, dunque direi che andiamo sul sicuro. Anche nelle curve dà una bella sensazione, nonostante la gomma da 19, che io sono abituato sia con l'R1 che con la Tracer
al cerchio da 17, anche questo cerchio da 19 non è male, bella, mi piace come si comporta nelle curve, è molto reattiva anche nelle curve, molto bene. No, mi piace un sacco nelle curve, mi piace. Il cambio elettronico funziona bene, se si scende sotto i 3000 giri inizia a essere un po' secchino. Vedo un argine e adesso cerco una strada per arrivarci, perché dato che abbiamo la mappa off-road dobbiamo provarla anche in off-road in qualche modo. Argine trovato, mappe, tac, off-road. Si sta abbassando e siamo in off-road. Ah, cosa che non ho detto, il plexiglass qua si può alzare e abbassare così manualmente, è un po' scomodo, cioè dovete spingere e tirare in su o in giù. Mi piace perché l'ho provato prima e comunque protegge bene, ma questa cosa di spingere e tirare è un po' scomodo. Ok, anche la postura in piedi devo ammettere che non è mica male, perché non si è troppo piegati in avanti con il busto, è abbastanza stretta tra le gambe, si riesce a tenere bene con le ginocchia. Bella, mi piace anche in off-road. Ecco, forse il freno dietro è un po' in basso, per stare in piedi così l'avrei preferito un po' più alto il freno dietro, però in strada mi piaceva, dunque sono sempre queste posizioni di compromesso che fanno tra manubrio, pedane e tutto per queste moto che devono fare strada e fuori strada. Promossa, beh, comunque posso dire che mi è piaciuta tanto questa Tiger. Questa è la prima delle 3 possibili sostitute, andiamo a vedere le altre. Testiamo un'altra possibile erede della Tracer 7. Per chi non l'avesse riconosciuta, stiamo testando una Norden 901 modello versione Expedition di Husqvarna. Io vorrei iniziare a fare qualche strada bianca, qualche piccolo percorso in off-road. La Norden comunque ha il cerchio da 21, sospensioni pronte per l'off-road, è già stata studiata per andare anche in off-road. Devo dire che la posizione di guida, le gambe in posizione stradale, cioè da seduti, mi sembrano un po' rannicchiate. Per il resto la posizione di guida è molto comoda, schiena dritta, braccia rilassate, il manubrio per me è largo il giusto, non è troppo largo, non è stretto che dà una posizione di guida strana. La sella così di primo impatto mi sembra un pochino dura, potrebbe rivelarsi una scelta buona perché sella un po' più sostenuta nei lunghi viaggi alla fine risulta più comoda che selle molto smollaccione. La frenata mi piace un sacco. A me piacciono le moto che frenano bene e forte. Ok, anche in queste piccole curve comunque il cerchio da 21 si fa sentire che bisogna già da qui fidarsi un pochino, diciamo. Però è questione di farci l'abitudine sicuramente. Io arrivo da moto comunque da una sportiva e da moto con impostazione sportiva. Sul cerchio da 21 non voglio farmi troppi problemi perché sicuramente è diverso, è tutta un'altra cosa, non posso voler ricercare quella sportività, quell'agilità. Anche il cambio mi piace molto, bello preciso, si sente bene quando inserisci le marce. Devo ammettere che anche il cambio elettronico è molto morbido, già a 3000 giri così entra senza problemi. Invece quello ad esempio della Tiger è un po' più contrastato, soprattutto questi regimi. Io sono alto 1,75, comunque ci tocco da entrambe le parti, però con le punte. Mi piace un sacco il fatto che questa moto abbia già la predisposizione per il navigatore qua, la protezione aerodinamica, che in questo caso è fissa. Il cupolino non è regolabile, però è già bello alto, non mi disturba. Questa parte del cupolino non mi è proprio in mezzo agli occhi. No, comunque rettifico, la sella mi è sembrata proprio solo all'inizio un po' dura, già adesso mi sembra giusta, non mi sta dando fastidio.
selle troppo dure comunque continui a sentire che sono dure, invece questa mi ci sono già tra virgolette abituato, dunque sicuramente è adatta per lunghi viaggi. La potenza comunque è quella giusta, siamo intorno ai 110 cavalli circa, anche per dei viaggi in doppio con le valigie. Sicuramente non c'è nessun problema di mancanza di spinta o altro con queste cavallerie. Volevo spegnergli la Insta, però mi è scappato. Capo, dove vai? Ora, a livello di sospensioni, qua nella zona comunque città, con queste buche, forse si sentono un po' di più su questa rispetto a Tiger. Comunque questa è un po' più specifica per anche l'off-road, dunque sicuramente saranno tarate in maniera diversa. Poi c'è anche da dire che sono sospensioni completamente regolabili, magari vanno solo settate un po' più morbide e va tutto bene dopo. Tu senti che sta scaldando? Ok. Perché questa sento tanto. Ok. Calore, purtroppo ormai queste moto sono una cosa esorbitante, perché purtroppo con questi Euro 5, Euro 5 Plus sono diventate tutte dei fornetti, perché in questo caso ci sono 23 gradi e comunque io sento molto calore arrivarmi prevalentemente nella parte interna delle ginocchia e comunque sulle tibie. A sfavore di questa moto sicuramente è tutto il sistema qua, infotainment, non che sia brutto, ma ad esempio se io volessi accendere le manopole riscaldate non c'è un tasto che io posso andare a premere per fare questa azione, cioè io devo andare a cercare qua nel menu motocicletta, riscaldamento, manopole e fare on o off e scegliere. Non è tanto pratico, lo stesso sella pilota, devo entrare e tutto, insomma. Adesso stiamo facendo una piccola stradina per simulare una sorta di off-road, comunque è una stradina piccola, un po' dissestata, tutta in salita. Bella bella in off-road. Allora, la posizione di guida in piedi è bella perché comunque si stringe bene la moto tra le gambe. Avete un buon controllo della moto secondo me in off-road, il manubrio è alto il giusto, la posizione mi piace comunque. Nel complesso questa moto mi è piaciuta perché comunque ha una buona potenza, esteticamente mi piace, non mi fa impazzire, non mi fanno impazzire certi dettagli, ma mi piace. Dal punto di vista della guidabilità, questo cerchio da 21 lo sento molto lontano da quello a cui sono abituato, e è così perché sono abituato al 17, però d'altronde se voglio fare qualche strada un po' più sterrata così sicuramente va molto meglio che un cerchio da 17. Promossa anche questa, credo che sarà una bella lotta, dovrò mettermi lì a pensare. Ok, siamo sulla Tracer 9 GT, non GT Plus. A parte tutti i dati tecnici che potete vedere tranquillamente anche online su qualsiasi sito, questa moto è un concentrato di tecnologia. A parte lo schermo TFT bellissimo qui davanti, c'ha quick shifter, mappe, controlli di trazione, sospensioni adattive, manopole riscaldate, parabrezza elettronico. Posso dire intanto che comunque questo sistema è abbastanza intuitivo, perché una volta che ti dicono devi schiacciare a sinistra la prima volta, dopo tu hai tutte le impostazioni qui, tipo entri nelle manopole riscaldate, vedete che esce tipo l'ondina, se io faccio così ne escono 2, se faccio così ne escono 3 e poi penso basta, su 3 livelli o spente. Parabrezza si alza, si abbassa, applicazioni non ho idea di cosa siano, bisogna star fermi per guardare giustamente. Comunque vedete, avete
audio, telefono, il meteo, settaggi del telefono, le notifiche. Il cruise control, vedete, è molto semplice da settare, andare avanti, tornare indietro, è molto semplice. Oltre al cruise control c'è quello che vi limita la velocità, tipo adesso io, vedete, c'è scritto LIM 56, io posso accelerare del tutto e lui non accelera. Questo è comodo in città se non volete rischiare di prendere qualche multa. C'è di tutto su sta moto, a differenza di tutte le altre moto che hanno per le frecce tipo il joystick destra sinistra, basta, classico. Qui avete proprio questi tastoni che adesso non lo faccio, sennò sembra che devo girare, tipo schiacciate e compare la freccia. Non la potete disattivare voi, che secondo me è un po' una pecca non poterlo fare, perché voi continuate a giocare di qui e di là con le frecce ma non potete disattivarla se avete sbagliato, ma si disattiva da sola dopo un tot di tempo o dopo che avete fatto una curva piegando. Ad esempio io adesso sto andando dritto, non posso farlo. Per quanto riguarda il quick shifter, a me piace un casino, perché a differenza della mia R1 si vede che questo è stato un po' più studiato per la strada, è molto più morbido. Dal punto di vista del comfort adesso, perché se devo paragonare tre moto di questo stile devo sicuramente parlare del comfort. Allora, la sella non mi sta piacendo tanto perché la trovo decisamente dura per una moto da viaggio. Secondo me questa sella standard è dura. La posizione di guida comunque tra pedane e manubrio è molto comoda. Le caratteristiche che di solito si sentono dire di questa moto, che è molto agile tra le curve, mi sembra abbastanza vero, però pensavo fosse un pochino più caricata sul davanti, invece siete molto dritti, comunque molto comoda. Cioè la posizione in sé non credo che stanchi, le gambe sono un po' più rannicchiate magari di altre turistiche, come ad esempio sulla Tiger 900 avete le gambe leggermente meno piegate, ma la piega che avete sulla Tracer 9 non è una piega appunto da sportiva, però sono un po' più piegate. Comunque ragazzi, come scende in curva è fantastica. E questa qui è proprio una Tracer 7 con gli steroidi. Adesso proviamo a fare una piccola tiratina in tangenziale per vedere come si comporta. Alziamo il parabrezza, si alza un sacco questo parabrezza. Giusto per farvi capire, io appunto sono alto 1,75, ce l'ho praticamente all'altezza degli occhi qua. Questo a qualcuno potrebbe dar fastidio, a me sinceramente non mi dà fastidio, perché comunque essendo abbastanza trasparente non mi disturba. Certo, se volete mettere magari un parabrezza fumé o quelli scuri che sono molto belli, comunque secondo me potrebbe dare un po' fastidio così nella posizione alta. Sì. Che bello! Il motore a me piace, mi piace un sacco questo motore, perché ha una bella coppia, una bella spinta, è sempre regolare, è agilissima davvero, non sembra di avere una moto da praticamente 230 kg. Ci credo che questa moto sta vendendo così tanto come sta vendendo. A conferma di questo, io per provarla ho dovuto aspettare 4 persone, perché in concessionaria sono tutti lì per provare la Tracer 9. Non ve l'ho detto, comunque questa moto è disponibile anche col cambio AMT di Yamaha. Qui davanti avete questi fari che vanno a illuminare la parte interna della curva, e questa fotocellulina qua, perché questa moto con gli abbaglianti accesi riconosce se ci sono altre macchine così e va a spegnerli, o meglio va a chiudere, a spegnere i singoli LED. Sono dei fari matrix LED che vanno a oscurare la parte dove la moto vede altre macchine, così da non abbagliare le altre persone. Cavalletto centrale, ha già gli attacchi per le borse. Qui c'ha un piccolo cassetto, c'è un tasto qua, esatto,
E qui c'è il cassetto, che qua in questo momento ci sono le chiavi, lì c'è una presa, qui c'è un'altra presa USB-C. La sella, come vedete, non so, è un po' inclinata in avanti, a me sembra un po' dura, la sella non mi convince più di tanto. In Yamaha hanno le selle comfort sia pilota che passeggero. Comunque oggi non abbiamo disponibilità di provare il passeggero, ma qui direi che ha una bella porzione di sella. Posso andare in giro con l'asta perché appena faccio così sbatte, io non so dove metterla sta asta. Proprio bella, è bellissima, è bellissima, mi piace questa moto. Non me ne andrò mai io da questa strada. Difetto che gli posso trovare: la sella. Fastidio che gli posso trovare: queste cavolo di frecce. Io voglio il tasto per spegnerle, non voglio che facciano tutto da sole. Poi per il resto è fantastica, ha un'agilità, una tenuta di strada da sportiva. Questa moto approvata al 100%. Vi facciamo vedere qual è la moto. Sì. Ed eccola qua, la nuova Tiger 900 GT Pro. 1, 2, 3, final countdown, no time to breathe. Get your mind ready, your rhymes better be on to the teeth to be defeated by heat. The one they call the GOAT, checkmate on the beat. 跟不上我的节奏 word flow， 嘴巴闭上肩膀摇晃的特别一样。你们皱眉，这是被我逐渐带入的迹象。跟上古典，从不必让看我逃避，上落地平稳，像在平地上遇上预兆如气象，预报意想不到。 Ecco la scelta definitiva, a me è piaciuta proprio tanto. Avrei fatto la stessa scelta a rigor di logica, perché se tu sei intenzionato a fare non solo strade bianche ma qualcosina ogni tanto, tra le tre questa era la via di mezzo che secondo me cercavi. Sì, tra queste tre il ragionamento che ho fatto è stato quello. Per quello che dovrò fare io, cioè con 90% di strade normali, non aveva senso andare a sacrificare così tanto la guida su strada con il cerchio da 21. E sempre per lo stesso motivo la Tracer mi è piaciuta tantissimo. Penso che si capiva che si stava divertendo con la Tracer, eh? Sì, è una Tracer 7 potenziata, cioè non c'è niente da dirgli, secondo me. È divertentissima in strada, è agile, c'ha tutto, è un po' bassa da terra. Ho provato a fare qualche strada bianca con la Tracer 7, arrivava subito giù che grattavo, l'ho grattata più di una volta sotto. Dunque questa è stata la scelta più giusta, è proprio la via di mezzo tra un estremo e l'altro. Comunque cavalleria, peso, tutte e tre più o meno si avvicinano, sì. Cioè non ci sono delle grandi differenze. Potenze che ti consentono di fare i passi in due senza problemi, sorpassi. Sì, valigie, non valigie, pieno carico, senza nessun problema, insomma. Esatto. È stata la scelta più giusta, non solo di cuore ma anche di testa. Scriveteci qui sotto cosa ne pensate, se anche voi avreste voluto questa moto o altre. O se ne avevate una quarta da mettere nel confronto secondo voi. Lasciate un like, iscrivetevi al canale che a voi non costa nulla, a noi vuol dire tanto. Noi ci vediamo Al prossimo video. Ciao belli. Non so se ho scannato qualche verbo mentre dicevo, non lo so.